Ti sei mai chiesto in questo periodo quale aspetto della tua vita ti sta chiamando a gran voce per essere trasformato? Spesso le risposte sono proprio sotto i propri occhi. Basta saper leggere il linguaggio del cielo. Oggi esploreremo insieme i transiti, le case e gli aspetti di questo mese nella seconda parte dalla bilancia in poi, quindi questo è il secondo video di aprile 2026. Lascia che queste vibrazioni ti arrivino dritte al cuore. Sei pronto a scoprire cosa il cielo vuole sussurrarti? Benvenuti nel mio canale di Magia Stellare Evolutiva. Sono Caterina, astrologa e ricercatrice spirituale. Vedremo prima le coordinate celesti, i codici del cielo e vedremo segno per segno il focus, l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti, le date favorevoli e le date stop e un messaggio spirituale breve per l'anima. E ora passiamo alle coordinate celesti. Prima di tuffarci nel cielo di questo mese, dobbiamo capire una piccola magia. Immagina il cielo come un grande palcoscenico dove i segni, i pianeti sono gli attori e i segni sono i costumi che indossano. A seconda del costume che si sceglie, la sua energia cambia sfumatura. Ad esempio, il sole è sempre la tua luce, ma quando indossa il costume del toro brilla con costanza e concretezza. Se indossa quello dell'ariete, brilla come costume come una fiamma impetuosa. E poi c'è la casa, il luogo fisico del palcoscenico dove illumina tutto il settore della tua vita e dove quell'energia prende proprio forma. Per capire dove stiamo andando questo mese, dobbiamo conoscere i personaggi che muovono i fili del nostro destino. Immaginali come persone che bussano alla porta. Il sole è il re della festa, la tua identità più pura. Quando brilla ti senti invincibile. E questo mese, muovendosi tra l'energia esplosiva dell'Ariete e quella più stabile del Toro, ti chiedi di decidere. Vuoi correre verso il nuovo o vuoi finalmente avere, marciare, correre su ciò che hai costruito? Mercurio, il nostro messaggero alato, Hermes, il dio messaggero con i calzari alati, viaggia tra i pesci dove la mente sogna e poi quando passa in Ariete invece diventa veloce, quasi impaziente. È lui che ti suggerisce quando è il momento di ascoltare il tuo intuito o se devi tagliare corto e agire senza troppi preamboli. Venere è la dea che abita la bellezza e l'armonia. Quando danza nel toro ti spinge a coccolarti, a cercare il piacere dei sensi, ma quando passa in gemelli la tua mente diciamo diventa curiosa, questa Venere diventa chiacchierona e ti fa venire una voglia matta di confrontarti e scoprire nuovi mondi. Marte è il fuoco, signore della guerra, l'energia pura che ti spinge ad alzarti quella mattina, ma anche alla difesa, perché Marte è pure difesa. In pesci qui il segno è più spirituale, è il segno che combatte per i propri sogni, ma Marte in Ariete proprio diventa il pioniere e qui non ha paura di sfondare le porte, è lui che ti dà la grinta per non arrenderti. Mentre Giove, il grande saggio, il grande benefico, il portatore di fortuna in Cancro, qui la sua espansione, diciamo, è molto profonda. Ti invita a far crescere ciò che ami e a espandere il tuo senso di appartenenza, il tuo legame con la famiglia e con le radici. Mentre Saturno e Nettuno sono i maestri severi, i pilastri del cambiamento, sono quelli che ci obbligano a guardare in faccia la realtà perché sono
in Ariete e ci chiedono di non nasconderci più dietro le scuse, quindi ci spingono anche a uscire dalla zona comfort. È il momento di prendere le proprie responsabilità con coraggio, senza più delegare la propria felicità a nessuno. Mentre Urano è il gemelli, il ribelle, quello che arriva e rimescola le carte. Per ora transita negli ultimi gradi del Toro e il 26 aprile entrerà in Gemelli e Urano non ti lascerà in pace perché finché non hai cambiato almeno qualcuna delle tue abitudini quotidiane, è il pianeta del cambiamento che ti costringe a guardare fuori dalla finestra, mentre Plutone è l'alchimista che abita il segno Acquario, quindi l'alchimista trasformatore, non solo a livello personale ma anche a livello collettivo. Lavora nel buio, lontano dagli occhi e trasforma le nostre vecchie abitudini sociali ma anche le nostre convenzioni personali. È proprio Plutone che ti costringe a dire addio a chi non sei più per lasciare posto alla tua versione più rivoluzionaria. Voi avete notato che nonostante l'apparenza di queste, diciamo, eh, momenti un po' bui della nostra collettività, ma questo è il cambiamento necessario per dare l'avvio alla nuova era che già è in atto. È proprio un'era che comunque di costruzione, di rivoluzione, è sotto la direzione del maestro Saint Germain, proprio la rivoluzione collettiva, la nuova era dorata, il cui impiego chiaramente ci impiegherà moltissimo tempo, ma stiamo per fare il balzo nella quinta dimensione. E poi c'è la Luna, il respiro della Luna. Non è solo un astro lontano, è il nostro specchio più fedele. Questo mese osserva, guardala come cambia volto. È il suo modo di suggerirci quando è il momento di espandere le ali e invece quando è il momento di ripiegarle per proteggerli. Il suo ciclo non è un battito, è un respiro profondo che ci accompagna sempre in due grandi fasi lunari. E abbiamo il novilunio che è la nostra semina, la luna nuova, quella che nel cielo non si vede ma si sente prepotente nel cuore. È il momento in cui la luna si fonde con il sole, ovvero un nuovo inizio, è come se fosse un matrimonio fra i due luminari. Prendi un foglio e dove scrivi un invito, un sussurro che ti chiede di scrivere sul foglio. Cosa vuoi fare nascere in questo nuovo capitolo della tua vita? Non c'è bisogno di urlare. Puoi scrivere oppure puoi fare un piccolo rituale con la luna nuova, magari piantando il seme con la tua intenzione per questa luna nuova e non c'è bisogno di urlare, basta piantare un seme o una piccola intenzione e affidarla al silenzio, mi raccomando, il potere del silenzio. È il tempo in cui si parte da zero e si inizia un nuovo viaggio. Poi avremo il plenilunio su asse Ariete Bilancia e il nostro raccolto è la luna piena, quella che brilla di una luce intensa che ci costringe a guardare. Lei non nasconde nulla, illumina le ombre, rende nitido tutto quello che è confuso. È il momento in cui ciò che abbiamo seminato raggiunge il culmine e questa grande energia a volte porta anche stanchezza perché la luce è troppa e le emozioni vengono a galla. La luna piena ti chiede cosa è diventato maturo, cosa ha smesso di cessare durante il tuo cammino. È il momento perfetto per festeggiare i tuoi traguardi, ma anche per avere il coraggio di lasciare andare con dolcezza
ciò che oramai appartiene al tuo passato. Ricorda che non siamo fatti per essere costantemente al massimo. Se ti senti la voglia di stare nel tuo guscio rintanato, guarda il cielo. Forse la luna ti sta insegnando la bellezza e ti costringe a rallentare. Se invece ti senti una forza della natura, approfitta della sua luce per agire. Andando e danzando con questo ritmo non significa forzare la vita, ma imparare a danzare con lei un passo alla volta. E ora passiamo per te, amico del segno della bilancia. Vedremo come andrà il tuo mese di aprile 2026. Vedremo il focus, l'amore, le relazioni, il lavoro e i progetti, le date favorevoli e le date da gestire con cautela. E infine un messaggio spirituale per l'anima. Amico della bilancia, la tua parola chiave è l'equilibrio fra il tuo io e il noi. Aprile per te è un mese in cui il cielo ti chiede di uscire dalla tua solita ricerca di armonia a tutti i costi, compiacere l'altro, per scoprire un'armonia più profonda, quella che nasce quando smetti di compiacere appunto gli altri per compiacere te stessa. Senti che c'è una tensione creativa nell'aria, quasi un invito a voler prendere una posizione chiara e ben precisa. Non aver paura di apparire scomoda o troppo diretta. A volte per ritrovare l'equilibrio bisogna prima usare rompere le regole. Sei in una fase di transizione bellissima. Stai passando dal cosa pensano di me al cosa sento io e questo cambiamento ha un potere magnetico incredibile. Passiamo all'amore e alle relazioni, quando il cuore chiede autenticità. In amore, questo aprile è un terreno di gioco dove la diplomazia lascia il posto alla verità. Venere, fino al 25 aprile, sosta in Toro e manifesta la sua energia nella casa della trasformazione profonda. È un transito di grande intensità passionale. Ti senti chiamata a unire le tue energie con quelle del partner in modo viscerale, senza filtri. Poi dal 25 aprile Venere entra in Gemelli formando un bellissimo trigono dal segno amico dei Gemelli, quindi un trigono d'aria, e porta una brezza di leggerezza e anche di avventura. Il dialogo diventa lo strumento principale per riscoprire la bellezza del rapporto a due. Passiamo a Marte, il desiderio, fino al 10 aprile Marte transita nei pesci, nella casa della quotidianità, e qui ti senti stimolato a curare il benessere del rapporto con gesti quotidiani e tanta attenzione. Dal 10 aprile Marte entra in Ariete, nel suo segno, il segno bellicoso, proprio combattivo dell'Ariete, e si sposta proprio in opposizione al tuo Sole nella casa delle relazioni, e qui l'energia si accende. Potresti vivere dei momenti di forte passione o al contrario scontri necessari per chiarire chi comanda cosa. Non temere il confronto, serve a rigenerare la coppia. Mentre il plenilunio del 2 aprile su asse Ariete Bilancia è proprio lo specchio per te, amico della bilancia, perché ti coinvolge in maniera diretta. La sfida è integrare il tuo bisogno di io con le esigenze del noi. Non aver paura di affermare le tue ragioni. L'equilibrio non è annullarsi o compiacere l'altro, è ballare insieme. Mentre avremo un bellissimo novilunio del 17 aprile, che chiaramente in Ariete è in opposizione al tuo Sole. È una luna magica per le relazioni. Pianta qui il seme di una nuova intesa più paritaria, più sincera, che senti più tua. Passiamo al lavoro e ai progetti.
La tua diplomazia qui diventa potere in aprile. Le tue ambizioni infatti si nutrono di strategia e di capacità di negoziare. Passiamo al Sole che fino al 21 aprile è nel segno Ariete, quindi in opposizione al tuo Sole, e il Sole rende le collaborazioni proprio il tuo punto di forza. Dal 21 aprile il Sole entra in Toro e quindi andrà a manifestare la sua energia nella casa della trasformazione e il focus appunto si sposta sulle risorse condivise. È il momento di gestire investimenti, entrate extra o questioni legate a eredità o beni comuni con estrema lucidità. Mentre Saturno e Nettuno, chiaramente che rappresentano anche la sfida in Ariete, che sono i due grandi pilastri del cambiamento, ti chiedono di essere pragmatica e di non idealizzare troppo le persone che hai accanto nel lavoro. Saturno costruisce la tua affidabilità. Nettuno ti insegna a distinguere chi è vero da chi è solo apparenza. Quindi è una sfida, diciamo, veramente molto impegnativa. Mentre Plutone, che transita nel segno dell'Acquario, forma un bellissimo trigono di aria al tuo Sole. Plutone lavora sulla tua creatività. È tempo di trasformare i tuoi hobby o i tuoi progetti personali in qualcosa che possa lasciare il segno. Quindi approfitta creatività a go-go. Mentre Giove nel segno del Cancro è il punto più alto del tuo cielo, quindi della carriera, l'immagine pubblica che tu rimandi al mondo, la carriera, la reputazione sociale. E Giove ti apporta un regalo prezioso per la tua carriera. Ti sostiene nel far valere la tua autorità con dolcezza, portandoti a una realizzazione professionale che ha anche una dimensione emotiva appagante, quindi una doppia soddisfazione del grande benefico. Mentre Mercurio fino al 16 aprile transita nel segno dei pesci, nella casa della quotidianità. Qui le tue intuizioni lavorative arrivano dal tuo intuito, quindi presta attenzione nell'organizzazione grazie a Mercurio in pesci. Dal 16 aprile Mercurio passa nel segno opposto, quindi al tuo Sole, quindi in Ariete, nella settima casa delle relazioni. E qui la tua comunicazione diventa assertiva. Non aver paura di dire no a chi ti chiede troppo, mentre Urano, il grande rivoluzionario, chiamiamolo così, fino al 26 aprile è nel Toro, nella casa della trasformazione. È un periodo in cui il tuo modo di gestire il denaro cambia radicalmente. Dal 26 aprile il gigante entra nel segno dei Gemelli, nel segno amico dei Gemelli, formando un bellissimo trigono al tuo Sole nella casa dell'espansione mentale degli studi superiori. E qui Urano rivoluziona la tua visione del mondo. Aspettati scoperte che ti cambieranno la prospettiva di vita. Passiamo alle date favorevoli. Il 17 aprile con il novilunio nel segno dell'Ariete, quindi in opposizione al tuo Sole, è il giorno ideale per un patto, un contratto o una promessa d'amore. Mentre il 25 aprile Venere entra in Gemelli, nella nona casa, quindi un periodo favorevole per avere contatti con l'estero, studi superiori. È un periodo in cui ti sentirai ispirato, creativo e pronto a viaggiare con la mente, ma anche col corpo. Le date invece da prendere con cautela è il 2 aprile sul plenilunio, dove il tuo segno è interessato direttamente. E infatti il plenilunio è su asse Ariete Bilancia. Potresti sentirti forse in questa giornata un po' tesa nel dover decidere fra te e il partner. Respira. La risposta giusta
è quella che ti fa stare in pace e anche un periodo da prestare attenzione quando Marte entra in Ariete il 10 aprile. Quindi il grande battagliero, il signore della guerra, è in opposizione al tuo Sole, quindi attenzione come periodo alle scintille in una relazione importante. Cerca di non cadere in provocazioni inutili. Passiamo al messaggio spirituale. Amico della bilancia, smettila di cercare l'approvazione fuori. Tu sei la bilancia, hai in te sia il peso che il contropeso, quindi hai due piatti. Non serve che il mondo ti dia ragione per essere nel giusto. Quando capirai che la tua validità non dipende da quanto sei amato dagli altri, ma da quanto ti ami tu, qui sarà il momento che diventerai invincibile. E ora passiamo per te, amico del segno dello Scorpione. Vedremo come sarà il tuo mese di aprile 2026, vedremo il focus, vedremo l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti, le date favorevoli e le date da gestire con cautela e infine un breve messaggio spirituale per l'anima. Amico dello Scorpione, la tua parola chiave è la metamorfosi delle tue ombre. Amico dello Scorpione, aprile è un mese di una potenza quasi ancestrale. Senti che c'è un movimento sotterraneo dentro di te, come se stessero completando una muta. Il cielo di aprile ti chiede di smettere di resistere al cambiamento e di iniziare a guidarlo. Non sei più la persona che eri qualche mese fa e questo ti spaventa un po', non è vero? È normale, ma ciò che stai vivendo non è una perdita di controllo, è la tua naturale evoluzione verso una versione di te stesso più nitida, più chiara, più essenziale. Lascia che le vecchie certezze cadano. Stanno facendo spazio a una verità che finalmente non ha più bisogno di difendersi. Passiamo all'amore e le relazioni, quando il mistero diventa profondità. In amore, aprile ti sfida a portare alla luce ciò che hai tenuto nascosto, rendendo il rapporto un vero specchio dell'anima. Venere fino al 25 aprile è nel segno del Toro, un segno amico del Toro, e chiaramente è in opposizione, ma Venere è sempre pure un benefico e questo è un transito di grande stabilità che ti chiede di costruire un legame basato sulla fiducia concreta. Il partner è la tua roccia. Poi dal 25 aprile Venere entra in Gemelli nella casa della trasformazione. Venere qui porta un'energia più intrigante. La curiosità mentale diventa la chiave per vivere una passione che non brucia solo il corpo, ma accende anche l'intelletto e per te è una cosa veramente molto importante condividere sia le tue intuizioni che essere compresa. È essenziale per te. Mentre Marte, che rappresenta il desiderio, fino al 10 aprile transita nel segno dei pesci, nella casa della quotidianità. Qui è, scusate, fino in quinta casa, della casa della creatività, quindi un bellissimo trigono al tuo Sole. E Marte qui ti apporta un'energia che ti rende creativo, romantico e molto sensibile anche al fascino. Qui se hai diciamo, un talento che vuoi portare avanti, questo è il momento buono per portare a termine questa creatività, far uscire questa diciamo questa creatività proprio per riuscire anche ad aumentare la sicurezza finanziaria. Mentre dal 10 aprile Marte entra in Ariete, nella casa della quotidianità, e qui la sua azione si sposta proprio sulla tua giornata quotidiana. Avrai voglia di fare insieme al partner, di gestire la vita pratica con una grinta che non ammette rallentamenti.
Mentre il plenilunio del 2 aprile su asse Ariete Bilancia è una luna di purificazione, mette a confronto la tua giornata quotidiana, quindi la tua quotidianità, il tuo lavoro come dipendente, con i tuoi bisogni spirituali più profondi. La sfida è integrare il dovere con il bisogno del silenzio. Non lasciarti assorbire troppo dal fare, ricordati di respirare di tanto in tanto. Quindi sono delle prove in questa giornata per superare i disagi della quotidianità. Mentre il novilunio nel segno Ariete del 17 aprile è una luna dedicata a una nuova routine di benessere. Pianta qui il seme di una nuova abitudine che ti faccia sentire bene nel corpo e nella mente. Passiamo al lavoro e ai progetti, la tua strategia occulta. La tua ambizione ad aprile si muove con la precisione di un radar. Fino al 21 aprile il sole brilla in Toro e nella casa della scusate, in Ariete, nella casa della quotidianità, e qui il sole ti mette al lavoro con un'energia instancabile. Dal 21 aprile il sole si sposta in Toro in opposizione al tuo sole e il focus si sposta sulle collaborazioni. È il momento di negoziare, ma anche di trovare alleati e di costruire accordi che portino valore a lungo termine. Mentre Saturno e Nettuno, i due giganti del cambiamento, sono in Ariete nella casa della quotidianità, ti chiedono di essere pragmatico nella tua vita quotidiana. Saturno ti insegna a dare forma ai tuoi sogni. Nettuno invece ti suggerisce di non perdere la tua ispirazione originale mentre costruisci. Mentre Plutone in Acquario, nel punto più basso del tuo cielo, la casa delle radici familiari, del senso di appartenenza, ma anche della sicurezza emotiva, Plutone lavora come un alchimista proprio sulle fondamenta. È tempo di trasformare il tuo rapporto con le radici o con la tua casa, creando uno spazio che sia finalmente il tuo vero tempio. Mentre Giove nel segno amico del Cancro, nella casa dell'espansione mentale e con i rapporti con l'estero, forma un bellissimo trigono di acqua al tuo Sole, e Giove è proprio una bellissima notizia per la tua visione del futuro. Ti regala la capacità di vedere lontano e di espandere i tuoi orizzonti professionali, magari attraverso un progetto internazionale o un nuovo percorso di studi. Comunque è favorito anche il rapporto con il lontano o con le persone di origine e cultura diversa, mentre Mercurio fino al 16 aprile è in pesci, nel segno amico dei pesci, nella casa della creatività, e qui le tue idee sono, quelle creative, sono molto brillanti, riesci a comunicare facilmente i tuoi sentimenti e a gestirli in maniera, diciamo, appropriata, quasi con delicatezza, mentre dal 16 aprile Mercurio passa in Ariete nella casa della quotidianità, e qui la tua comunicazione lavorativa diventa diretta, pratica, ma soprattutto orientata al risultato. Mentre Urano fino al 26 aprile è nel segno del Toro, quindi in opposizione al tuo Sole, è un periodo di cambiamenti improvvisi nelle relazioni lavorative. Potresti sentirti un po' insofferente verso vecchi patti, contratti, ma anche relazioni. Dal 26 aprile finalmente Urano smamma dal segno opposto ed entra in Gemelli, nella casa della trasformazione. Qui Urano incomincerà a rivoluzionare la gestione delle risorse condivise. Aspettati svolte inaspettate su investimenti o entrate
non da lavoro, però come dipendente, come condivisione. Le date da segnare, quelle favorevoli, cioè il novilunio del 17 aprile in Ariete è la giornata ideale per organizzare il tuo lavoro o iniziare un nuovo progetto salutare, quindi legato al benessere psicofisico, ma è anche il momento ideale per il tuo benessere mentale, forse rallentare, staccare la spina. E un'altra data favorevole è il 25 aprile, quando Venere entra in Gemelli, nella casa della trasformazione. È un momento, un periodo splendido per chiarire questioni di soldi o di intimità con il partner. Le date da gestire con cautela sono il 2 aprile, quando ci sarà il plenilunio su Asse Ariete, Bilancia. Potresti sentirti un po' esausta per i troppi impegni, non aver paura di staccare la spina. Quindi sono delle prove in questa giornata per superare anche i disagi, e anche un periodo da gestire con cautela sarà dal 10 aprile in poi, quando Marte entra in Ariete nella casa della quotidianità. Qui dovrai prestare attenzione allo stress fisico o ai conflitti sul posto di lavoro. È consigliato di non reagire a ogni piccola critica. Scegli le tue battaglie, quelle veramente importanti. Passiamo al messaggio spirituale. Non aver paura di esplorare le tue ombre, è lì che si nasconde la tua luce più autentica. La trasformazione che stai vivendo non è una fine, ma un ritorno a te stesso, più forte e più consapevole. Fidati di ciò che senti nel buio, quello che senti distinto dalla pancia, perché sarà proprio quello a guidarti verso la luce del nuovo giorno. Sei integro, sei potente, sei inarrestabile. E ora passiamo per te, amico del segno del Sagittario. Vedremo come andrà aprile 2026 per te. Vedremo il focus, vedremo l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti, le date favorevoli e le date da gestire con cautela. Amico del Sagittario, la tua parola chiave per il mese è l'espansione dei tuoi orizzonti. Aprile è come un soffio d'aria fresca, è un invito a sollevare lo sguardo verso dei cicli e cieli più ampi. Senti che c'è una tensione tra la tua voglia di libertà assoluta e la responsabilità che la vita quotidiana ti chiede di gestire. Il cielo di aprile ti sussurra che la vera libertà non è scappare da ciò che ti lega, ma di imparare a portare la tua visione anche dentro le mura domestiche o lavorative. Non temere di sentirti stretto. Quello che stai vivendo è un laboratorio di maturità. Stai imparando che puoi essere un nomade dell'anima anche restando fermo, purché il tuo cuore sia libero di viaggiare. Passiamo all'amore e le relazioni. Quando il fuoco incontra la saggezza. In amore, questo aprile ti sfida a cercare una complicità che nutra non soltanto il corpo, ma la tua mente assetata proprio di senso, di conoscenza. Venere, la dea della bellezza, fino al 25 aprile è in Toro, è nella casa della quotidianità, è un transito di dedizione pratica, dimostri amore prendendoti cura del benessere del partner con piccoli gesti quotidiani, concreti. Poi dal 25 aprile Venere entra in Gemelli, quindi in opposizione al tuo Sole. E qui l'amore diventa dialogo brillante, un gioco intellettuale in cui la complicità si nutre di idee, di viaggi mentali e di conversazioni che non finiscono mai. Questo è proprio il tuo interesse, qualcuno che condivida proprio la tua mente, che segua un po' la tua visione di idee. Mentre Marte fino
al 10 aprile transita nel segno dei pesci, quindi nel punto più basso del tuo cielo, nella casa delle radici familiari. È un'energia che ti porta a cercare rifugio nelle tue radici, forse proprio con la persona amata o forse solamente con te stesso, dove ti senti, diciamo, un po' al sicuro. Mentre dal 10 aprile Marte entra in Ariete, nel segno amico, formando un bellissimo trigono di fuoco al tuo Sole. Qui la tua passione diventa un incendio, avrai voglia di divertirti, rischiare, di vivere l'amore come una grande avventura teatrale di cui sei il protagonista. Mentre il 2 aprile sul plenilunio su asse Ariete Bilancia, questo momento accende la scintilla tra la tua espressione creativa più autentica e la tua visione collettiva o le tue aspirazioni verso il futuro. La sfida è integrare il bisogno di gioia personale e di gioco con il tuo desiderio di lasciare un segno concreto all'interno di un gruppo o di un ideale condiviso. Non forzare i tempi. La tua missione è far brillare la tua unicità mentre contribuisci al tutto. Poi avremo il novilunio del 17 aprile nel segno amico dell'Ariete, con un bellissimo trigono di fuoco. È una luna dedicata alla gioia pura. Qui pianta il seme di un nuovo progetto creativo o di un amore che ti faccia sentire di nuovo come se fossi un tantino adolescente. Passiamo al lavoro e ai progetti. La tua visione conquista il mondo. La tua ambizione ad aprile si muove con un'intuizione che sorprende anche te stesso. Avremo il Sole fino al 21 nel segno dell'Ariete, nel segno amico dell'Ariete, con un trigono di fuoco al tuo Sole, ti rende magnetico e creativo sul lavoro. Dal 21 aprile il Sole entra in Toro, nella casa della quotidianità, e il focus si sposta sul metodo. È il momento di ottimizzare, di sistemare le procedure lavorative con una pazienza che raramente ti appartiene. Mentre Saturno e Nettuno, i due giganti del cambiamento, nel segno amico dell'Ariete, nella casa della creatività, ti chiedono di essere pragmatico nei tuoi progetti personali. Saturno ti insegna a costruire le basi, Nettuno ti suggerisce di non perdere la visione ideale mentre realizzi qualcosa di duraturo. Mentre Plutone in Acquario, nella casa della comunicazione, lavora proprio sulla tua comunicazione. È tempo di trasformare radicalmente il modo in cui trasmetti le tue idee usando la tecnologia o un linguaggio più innovativo. Mentre Giove nel segno del cancro, nella casa della trasformazione, Giove è una bellissima notizia per le tue risorse. Ti suggerisce di fidarti dell'intuito per gestire investimenti o guadagni che arrivino da terzi, portando una protezione inaspettata. Mentre Mercurio fino al 16 aprile nei pesci, quindi nel punto più basso del tuo cielo, qui le tue intuizioni lavorative nascono nel silenzio di casa, mentre dal 16 aprile Mercurio passa in Ariete, il segno amico dell'Ariete, nella casa della creatività. Qui la tua comunicazione diventa assertiva, veloce, pronta a vendere ogni tua idea creativa. Mentre Urano fino al 26 aprile è in Toro, nella casa della quotidianità, è un periodo di cambiamenti improvvisi nella routine lavorativa. Potresti cambiare ufficio oppure semplicemente un metodo di lavoro. Dal 26 aprile Urano entra in Gemelli in opposizione al tuo Sole e qui rivoluziona le tue collaborazioni. Aspettati partner professionali che ti porteranno fuori dalla tua comfort zone.
mentre le date favorevoli sono il 10 aprile, quando Marte entra nel segno amico dell'Ariete con un bellissimo trigono di fuoco. Qui la tua carica vitale e creativa è al top. Sfrutta questo periodo, questa energia per un progetto ambizioso. Mentre il 25 aprile Venere, anche come altro grande benefico, entra in Gemelli, nel segno opposto al tuo Sole. È un momento splendido per chiarire un accordo o iniziare una collaborazione che ti stimola mentalmente. Le date da gestire con cautela sono il 2 aprile, quando ci sarà il plenilunio su asse Ariete-Bilancia. Potresti avvertire una tensione tra il desiderio di dare spazio alla tua espressione creativa e più intima, con le responsabilità e le aspettative che arrivano dal tuo gruppo, dai tuoi progetti, dalla tua visione per il futuro. Non forzare il ritmo, trova il modo di far brillare la tua gioia personale senza sacrificare il tuo contributo verso gli altri. Un altro periodo da prestare attenzione, che purtroppo comincia, è il 26 aprile, quando Urano cambia segno, entra nel segno dei Gemelli. Attenzione alle incomprensioni con i soci o con i partner di lavoro. La comunicazione potrebbe essere molto instabile. Passiamo al messaggio spirituale. Amico del Sagittario, la tua meta non è un posto, è uno stato dell'anima. Smetti di cercare la libertà in un orizzonte lontano. La chiave della tua prigione è sempre stata in mano tua. Quando accetterai che l'avventura più grande è quella che stai cercando e vivendo proprio ora, ovunque tu sia, ogni catena si scioglierà come neve al sole. Sei un'esploratrice, esploratore nato. Non smettere mai di guardare oltre. E ora passiamo per te, amico del segno del Capricorno. Vedremo il focus, come andrà chiaramente aprile, il tuo aprile 2026, vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro, i progetti, le date favorevoli, le date da gestire con cautela e infine un breve messaggio spirituale per l'anima. Amico del Capricorno, la tua parola chiave è la solidità che sogna il cielo. Aprile per te è un mese di una bellezza densa, quasi architettonica. Senti che c'è una tensione creativa che ti muove dentro. È come se avessi passato l'ultimo periodo a sistemare le fondamenta e ora sei pronto a vedere la tua struttura crescere. Il cielo ti chiede di non aver paura della tua ambizione, non è freddezza, è la tua naturale capacità di dare forma al caos. C'è una nuova energia che ti attraversa, chiedendoti di organizzare il tuo bisogno, il controllo in una nuova potenza già esistita. Come la legge simbolica dell'infinito. Non sei più un Capricorno che scala la montagna per il ma quello che lo fa per finalmente sta respirando l'aria pura della camminata.
sorprenderà chi ti vive accanto. Mentre il 2 aprile con il plenilunio su asse Ariete Bilancia è un momento che mette in luce il confronto fra la tua base emotiva, la gestione dei sentimenti e anche la creatività, con il bisogno di un porto sicuro e privato e il tuo desiderio di affermazione nel mondo. In pratica devi essere stabile per ottenere la realizzazione. La tua sfida è di integrare la tua necessità di stabilità interiore con le ambizioni che ti spingono verso l'esterno. Non cercare soluzioni drastiche, trova il modo di costruire il tuo successo partendo da una base emotiva solida, senza sacrificare l'una per l'altra. Mentre il 17 aprile, con il novilunio in Ariete, sul punto più basso del tuo cielo, della casa di appartenenza, è una luna di radicamento. Pianta il seme di una nuova armonia domestica, creando uno spazio in cui ti senti finalmente libero di essere te stesso. Passiamo al lavoro e ai progetti, la tua maestria al servizio del futuro. La tua ambizione ad aprile si nutre di una lucidità che non ha uguali. Il Sole fino al 21 aprile in Ariete, nel punto più basso del tuo cielo, ti rende il pilastro della tua famiglia o dei tuoi progetti più intimi. Dal 21 aprile il Sole si sposta nel segno del Toro, amico, formando un bellissimo trigono al tuo Sole. E il focus si sposta sulla creatività. È il momento di dare forma artistica ai tuoi progetti professionali con una solidità che lascia il segno. Mentre Saturno e Nettuno, i due giganti del cambiamento, in Ariete, nel tuo punto più basso del tuo cielo, la quarta casa delle radici familiari, della sicurezza emotiva, ti chiedono di essere pragmatica nelle tue comunicazioni e decisioni che sono legate alla casa. Saturno ti insegna a scegliere le parole giuste, mentre Nettuno ti suggerisce di non perdere la tua ispirazione mentre costruisci le tue basi. Mentre Plutone, il grande alchimista in Acquario, nella casa dei valori, sicurezza finanziaria, Plutone lavora profondamente sul tuo sistema di valori e sul tuo rapporto con le risorse, sia materiali ma anche quelle interiori. È tempo di trasformare radicalmente ciò che consideri sicurezza, perché è un processo intenso, necessario per lasciare andare le vecchie sicurezze che non rispecchiano più il tuo valore reale. E Giove in Cancro in opposizione al tuo Sole però è sempre un grande benefico. Giove è una bellissima notizia per le tue relazioni lavorative. Ti apre porte attraverso soci o partner che credono nella tua visione e ti offrono un sostegno inaspettato. Mentre Mercurio fino al 16 aprile è nel segno amico dei pesci, nella casa della comunicazione, e qui le tue idee sono intuitive, sottili. Dal 16 aprile Mercurio passa in Ariete, nel punto più basso del tuo cielo, e qui la tua mente diventa acuta, pronta a risolvere questioni domestiche o burocratiche con decisione. Mentre Urano fino al 26 aprile nel segno amico del Toro, nella casa della creatività, è un periodo di ispirazioni improvvise e cambi di rotta creativi. Mentre dal 26 aprile Urano farà il grande balzo in Gemelli, nella casa della quotidianità, e qui Urano rivoluziona la tua routine lavorativa. Aspettati svolte inaspettate che ti spingeranno a usare nuove tecnologie o approcci più agili. Le date da segnare, quelle favorevoli, è la giornata del 17 aprile con il novilunio
in Ariete, nella casa della quotidianità. È la giornata ideale per un nuovo inizio nel tuo nido o per definire le basi di un grande progetto lavorativo. Mentre anche il 21 aprile il Sole entra nel segno amico del Toro, formando un bellissimo trigono di terra dalla casa della creatività. È un momento splendido anzi un periodo per dare sfogo alla tua creatività professionale. Qui migliorano anche, diciamo, la gestione dei sentimenti nel rapporto, nell'amore romantico, ma anche nel rapporto con i figli. Le date da prestare un tantino di attenzione è la giornata del 2 aprile, con il plenilunio su asse Ariete, Bilancia. Potresti sentirti in conflitto tra il desiderio di protezione, di rifugio domestico o di stabilità emotiva e la necessità di affrontare le aspettative professionali e di carriera. Non farti prendere dall'ansia di dover scegliere per forza. Trova il modo di nutrire la tua parte più intima mentre costruisci il tuo posto nel mondo. Anche da gestire con cautela come periodo è quando Urano il 26 aprile passa nel segno dei Gemelli. Attenzione alle incomprensioni nella tua giornata quotidiana o con i colleghi. La comunicazione potrebbe essere molto instabile. Passiamo al messaggio spirituale. Amico del Capricorno, la tua vera autorità non viene da quanto hai costruito, ma da quanto sei capace di restare in equilibrio nel caos, quindi nelle sfide della vita. Smetti di cercare la perfezione nel risultato finale, perché la perfezione non esiste. Il successo è il modo in cui tratti te stesso mentre stai percorrendo la salita. Sei la pietra che diventa diamante. Non aver paura della pressione, è lei che ti sta rendendo più preziosa. Passiamo per te, amico del segno dell'Acquario. Vedremo come sarà il tuo mese di aprile 2026, vedremo il focus, l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti, le date favorevoli e le date da gestire con cautela. E infine un breve messaggio per l'anima. Amico dell'Acquario, la tua parola chiave per aprile è il futuro che prende forma tra le tue mani. Aprile per te è un mese in cui il tuo mondo interiore inizia a risuonare con una frequenza tutta nuova. Senti che c'è un'energia che ti spinge a allontanarti dalle vecchie abitudini, non per caos, ma per pura necessità di spazio. Il cielo di aprile ti chiede di essere audace, non aver paura di sembrare diverso o di pensare fuori dagli schemi o di cambiare rotta all'improvviso. Sei in una fase in cui la tua originalità non è più solo una caratteristica, è il tuo vero superpotere. Fidati di quella voce interiore che ti sussurra direzioni inaspettate. È lì che sta nascendo il tuo futuro. Passiamo all'amore e alle relazioni, la libertà proprio come collante. In amore questo aprile ti sfida a trovare un equilibrio tra il tuo bisogno di spazi immensi e la voglia di una connessione che ti faccia battere il cuore. Venere fino al 25 aprile sosta nel segno del Toro, sul punto più basso del tuo cielo. È un transito che ti riporta al calore del nido. Ti senti amato quando il partner accetta il tuo bisogno di rifugio e costruisce con te una base solida. Poi dal 25 aprile Venere entra in Gemelli e qui nella casa della creatività. Qui l'amore diventa un gioco brillante, creativo e una danza di stimoli intellettuali e battute veloci. Sarai irresistibilmente magnetico. Mentre Marte fino al 10 aprile è in pesci, quindi nella casa dei valori, è un'energia che ti spinge a dare valore a ciò che ami, forse anche attraverso regali o attenzioni materiali.
Dal 10 aprile Marte entra nel segno amico dell'Ariete, nella casa della tua comunicazione, e qui la tua comunicazione diventa una freccia. Avrai voglia di dire tutto subito, con una grinta che renderà ogni conversazione vivace ma anche elettrica. Mentre il plenilunio sull'asse Ariete-Bilancia è un momento cruciale per la tua visione. Mette a confronto la tua comunicazione quotidiana, il tuo rapporto con i fratelli, sorelle, con i vicini, con le tue aspirazioni proprio più alte. La sfida è integrare le piccole parole con il grande sogno. Mentre il novilunio del 17 aprile in Ariete cade nella tua terza casa, perché il segno amico anche dell'Ariete forma un bellissimo sestile al tuo Sole, è una luna di connessione. Pianta qui il seme di un nuovo modo di comunicare o di un progetto intellettuale che ti faccia sentire parte di una rete di persone affini alla tua vibrazione. Passiamo al lavoro e ai progetti. Qui la tua genialità diventa metodo. La tua ambizione ad aprile si muove su binari di innovazione pura. Il sole fino al 21 brilla in Ariete, nella casa della comunicazione, e ti rende il centro nevralgico di ogni scambio di idee. Dal 21 aprile il sole entra in Toro, nel punto più basso del tuo cielo, quindi nella casa delle radici familiari, e il focus si sposta sulle tue radici e sulla stabilità. È il momento di dare concretezza ai tuoi progetti, magari lavorando proprio dallo spazio che chiami casa. Mentre Saturno e Nettuno in Ariete, nella casa della comunicazione, ti chiedono di essere pragmatico con i tuoi talenti. Saturno ti insegna a monetizzare le tue intuizioni. Nettuno ti suggerisce di non perdere la visione ideale mentre gestisci i dettagli pratici. Mentre Plutone nel tuo segno, e sarà lentissimo, opera una trasformazione radicale. Stai diventando la versione più autentico e più puro di te stesso. È un lavoro intenso, chiaramente faticoso, che ti porta a tagliare col passato con decisione. Mentre Giove in Cancro, nella casa della quotidianità, Giove è una bellissima notizia per la tua routine. Ti regala l'opportunità di migliorare il tuo benessere lavorativo, magari trovando modi più armoniosi di gestire le tue giornate, ma anche il tuo benessere psicofisico, mentale ed emotivo. Mentre Mercurio fino al 16 aprile è nel segno dei pesci, nella casa dei valori, delle risorse, sicurezza finanziaria, e qui le tue intuizioni, Mercurio agisce proprio sulle tue intuizioni su come guadagnare, che possono nascere dai sogni. Dal 16 aprile Mercurio entra nel segno amico dell'Ariete, e qui la tua mente diventa rapida, scattante, incisiva, ed è una mente perfetta per gestire contratti o negoziazioni. Mentre Urano fino al 26 aprile nel Toro, nel punto più basso del tuo cielo, apporta come periodo dei cambiamenti improvvisi nella gestione della casa o della tua stabilità emotiva. Dal 26 aprile Urano entra in Gemelli, nella casa della creatività, e rivoluziona il tuo approccio proprio alla creatività. Aspettati svolte inaspettate che ti spingeranno ad osare progetti che finora consideravi solo dei sogni, magari irrealizzabili. Questo è il momento in cui la spinta si farà veramente molto forte. Passiamo alle date favorevoli. La giornata del 17 aprile, con il novilunio nel segno amico dell'Ariete, è una giornata ideale per scrivere, parlare o iniziare un progetto che richieda comunicazione. Mentre il 25 aprile, con l'ingresso di Venere in Gemelli,
sarà un periodo splendido per dare sfogo alla tua creatività o al tuo lato più gioioso, ma anche giocoso. Qui migliora anche la gestione dei sentimenti con il partner, è un periodo favorevole, ma anche come, diciamo, come gestione dei sentimenti nel senso generico del termine. Le date da prestare attenzione è il 2 aprile con il plenilunio su asse Ariete Bilancia. Potresti sentirti teso fra il dover gestire mille cose e il tuo desiderio di guardare lontano, non farti distrarre dal rumore di fondo. Mentre il 10 aprile Marte entra in Ariete, attenzione alle incomprensioni o avere atoni troppo accesi nei messaggi, nella comunicazione oppure nei rapporti con il vicinato, con i fratelli e sorelle. Conta fino a 10 prima o di inviare il messaggio o prima di rispondere. Passiamo al messaggio spirituale. Amico dell'Acquario, non cercare di incastronarti in un modello predefinito. La tua anima sta per volare libera tra le galassie, non per stare chiuso in una scatola. Fidati della tua visione unica, anche quando il resto del mondo non capisce dove stai andando. Tu continua interperito a camminare. Sei la rivoluzione che il mondo aspettava. E ora passiamo per te, amico del segno dei pesci. Vedremo come sarà il tuo aprile 2026, vedremo il focus, vedremo l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti e infine un messaggio spirituale per l'anima. Amico dei pesci, la tua parola chiave è l'oceano della tua intuizione. Aprile è un mese di una profondità quasi commovente. Senti che c'è una nebbia che si sta diradando. Tutto quello che sentivi come un groviglio di emozioni sta finalmente trovando un suo senso, un suo ordine. Il cielo di aprile ti chiede di smettere di confondere la tua sensibilità con la debolezza. Non è così. La tua capacità di percepire l'invisibile è il tuo più grande potere. Sei in una fase in cui la tua anima ti sta chiedendo di tornare a sognare in grande, ma restando con i piedi ben radicati nella terra, quindi nella realtà. Lascia che la tua intuizione ti guidi perché questo mese la tua bussola interna è più precisa che mai. Passiamo all'amore e le relazioni, quando il sogno diventa realtà. In amore questo aprile ti sfida a portare la tua magia nella concretezza del quotidiano. Venere fino al 25 aprile nel segno amico del Toro, nella casa della comunicazione, apporta come transito un periodo di grande dolcezza verbale. Ti senti amato quando le parole sono sincere, concrete e piene di attenzioni quotidiane. Poi dal 25 aprile Venere entra nel segno dei Gemelli, nella casa diciamo della radici familiari, nel punto più basso del tuo cielo, e Venere porta una brezza di leggerezza e il tuo nido diventa un luogo di chiacchiere, risate e scoperte intellettuali con chi ami. Mentre Marte, che rappresenta il desiderio, la passione, fino al 10 aprile è nel tuo segno. Qui è un'esplosione di energia creativa. Ti senti pronto a prendere l'iniziativa e a far valere i tuoi desideri. Dal 10 aprile Marte entra in Ariete nella casa della sicurezza finanziaria e qui l'azione di Marte si sposta proprio sulla concretezza. Avrei voglia di costruire qualcosa di tangibile insieme al partner con una grinta che non ammette rallentamenti. Mentre il 2 aprile
con il plenilunio su asse Ariete-Bilancia è un momento che accende la luce su come gestisci le tue risorse personali in relazione a ciò che condividi con gli altri o ciò che devi lasciare andare per evolvere. La sfida è integrare il tuo bisogno di solidità materiale e anche l'autostima con la necessità di una trasformazione profonda. Non temere di sciogliere ciò che non ti serve più. È necessario per nutrire davvero la tua essenza. Mentre il novilunio nel segno dell'Ariete il 17 aprile cade nella casa della sicurezza finanziaria, dei valori, è una luna di abbondanza qui, pianta qui il seme di una nuova sicurezza, non solo economica, ma soprattutto interiore. Passiamo al lavoro e ai progetti. La tua visione prende forma. La tua intuizione ad aprile si nutre di una lucidità che sa trasformare l'ispirazione in un progetto concreto. Il Sole in Ariete fino al 21 aprile brilla nella casa delle risorse, potenzialità, nella sicurezza finanziaria, rendendoti estremamente attento al valore del tuo lavoro. Mentre dal 21 aprile il Sole entra in Toro nella casa della comunicazione e qui il focus si sposta proprio sulla comunicazione. È il momento ideale per scrivere, presentare idee o stringere accordi che hanno basi solide ma soprattutto durature. Mentre Saturno e Nettuno in Ariete, sempre nella casa della sicurezza finanziaria, della tua autostima, questi due grandi giganti del cambiamento e del destino agiscono come i tuoi guardiani nel campo delle risorse personali. Saturno ti dà la struttura per gestire ciò che possiedi, mentre Nettuno ti protegge la visione e il valore profondo che dai al tuo lavoro. È il momento perfetto per passare dall'intuizione astratta alla realizzazione concreta e tangibile. Mentre Plutone in Acquario come lavora un po' dietro le quinte in sordina come un alchimista trasformatore e lavora nell'ombra. È tempo di trasformare le tue paure in forza, lasciando andare definitivamente ciò che ti teneva legato ai vecchi schemi mentali, che possono essere anche autosabotaggi proprio anche interiori che ti impediscono di ottenere la realizzazione. Mentre Giove in Cancro, nella casa della creatività, la quinta casa forma un bellissimo trigono al tuo Sole. Giove è una bellissima notizia per la tua creatività. Ti regala l'opportunità di far nascere progetti che esprimono pienamente chi sei, portandoti gioia e riconoscimento. È un periodo veramente molto favorevole anche nel rapporto con i figli, nell'amore romantico, ma anche nella gestione dei sentimenti che sono molto addolciti da questo transito di Giove. Mentre Mercurio fino al 16 aprile è nel tuo segno, nella tua prima casa. Qui le tue intuizioni sono pura ispirazione, mentre dal 16 aprile Mercurio entra in Ariete, nella casa della sicurezza finanziaria. Qui la tua comunicazione diventa assertiva, concreta, perfetta per gestire budget o per negoziare il tuo valore professionale. Mentre Urano fino al 26 aprile è in Toro nella casa della comunicazione. È un periodo di idee brillanti, inaspettate, quasi come se fossero delle intuizioni. Dal 26 aprile Urano passa nel segno dei Gemelli, quindi nel punto più basso del tuo cielo, e Urano qui rivoluziona il tuo rapporto con la casa o con le tue radici. Aspettati cambiamenti che ti spingeranno a rendere il tuo spazio più creativo e anche dinamico. Le date favorevoli
la giornata del 17 aprile con il novilunio in Ariete nella tua seconda casa, dei valori, le potenzialità, risorse della sicurezza finanziaria. È la giornata ideale per pianificare un investimento o valorizzare il tuo talento professionale. Mentre il 25 aprile Venere entra in Gemelli, nel punto più basso del tuo cielo, ma è anche sempre il pur grande benefico Venere e qui apporta un periodo splendido per abbellire il tuo nido o vivere momenti di complicità in casa. Le date da gestire con cautela è il 2 aprile, quando ci sarà il plenilunio su asse Ariete-Bilancia. Potresti avvertire una tensione nel gestire ciò che consideri il tuo porto sicuro materiale rispetto alle dinamiche di trasformazione o di condivisione profonda con l'esterno, quindi con gli altri. La sfida è integrare il tuo bisogno di stabilità e valore personale con la necessità di lasciare andare dei pesi emotivi o finanziari che non ti appartengono più. Scegli ciò che ti fa sentire autenticamente solido, senza timore di trasformarti. Mentre il 10 aprile Marte entra in Ariete, quindi è un periodo da gestire con cautela. Attenzione alle spese di impulso, a scontri sul posto di lavoro riguardanti soprattutto il rapporto con il denaro. Mantieni la calma e la tua solida lungimiranza. Passiamo al messaggio spirituale. Non cercare di contenere l'oceano che sei. La tua natura è fatta per scorrere, per cambiare, per accogliere tutto ciò che incontri. La tua forza non è bloccare il flusso delle emozioni, ma nel lasciarle passare senza che ti travolgano. Ricorda che sei la tempesta e sei anche il faro che guida il cammino. Sei immenso e non dimenticarlo mai. Con questo abbiamo concluso il ciclo dei 12 segni per aprile 2026. E tu come senti vibrare queste energie nel tuo quotidiano? Raccontami nei commenti quale aspetto del mese ti risuona di più. Mi piacerebbe tantissimo leggere le vostre storie mentre magari sorseggiamo un caffè virtuale. Se queste parole ti hanno fatto sentire un po' più vicino alle stelle oppure al tuo centro, salva questo video per riascoltarlo quando avrai bisogno di ritrovarti. Condividilo con chi, come te, ama guardare il cielo per capire meglio se stessi e non dimenticare di iscriverti al canale. Così per il prossimo incontro saremo di nuovo qui insieme a sorseggiare il nostro caffè virtuale e a leggere il destino che ci attende, cavalcando però i pianeti in maniera consapevole. Ricorda solo una cosa, le stelle indicano il sentiero, ma sei sempre tu a scegliere il passo. Grazie per aver camminato con me fin qui e vi auguro un abbraccio stellare e un arrivederci al prossimo video. A presto da Caterina.